Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, oggi andiamo a spoilerare il 2025, andiamo a vedere qualche anticipazione su quali potrebbero essere le energie, le tendenze energetiche, le tendenze più probabili, ehm, diciamo almeno per iniziare l'anno. Sapete che io non faccio letture a 12 mesi, mi limito ai 6 mesi perché fare letture troppo lunghe, cioè troppo lunghe nel tempo, ehm, secondo me lascia un po' il tempo che trova, nel senso che la lettura è più accertata, più l'energia che si guarda è vicino al momento in cui si guarda la lettura. Ok? Bene, detto questo, abbiamo due mazzi, abbiamo il mazzo azzurro, scelta 1, e il mazzo verde, scelta 2. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo blu. Andiamo a vedere di che cosa si tratta l'energia di questo periodo. Andiamo a vedere che cosa potrebbe entrare, quali sono insomma un po' le tendenze. Vi ricordo che la lettura è collettiva, quindi non risuonerà tutto. Se non risuonasse nulla, potete anche ascoltare l'altra lettura oppure aspettare per le previsioni del 2025. Bene ragazzi, per contattarmi trovate la mia mail sotto nella descrizione del video e se aprite la tendina della descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti, uno di tarocchi, un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro un corso base di metafisica sui chakra, e trovate anche i link sempre nella tendina ehm, riguardanti le novità del canale. Va bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Partiamo con un 8 di denari. Abbiamo la carta dell'appeso, la stella, 8 di spade, 4 di spade, oh là là, ruota della fortuna, 2 di denari e 10 di bastoni. Adesso qui vi sposto un po' tutto perché sennò non si vedono tutte. Allora ragazzi, carte interessanti, carte insomma, diciamo che sono anticipazioni, ok? E servono per prepararvi psicologicamente, monetariamente, a livello pratico, magari anche emotivo, a quello che potrebbe succedere nel 2025. Io non ho qui una scansione a livello di tempo, quindi non definisco i mesi in cui succedono le cose, però ripeto, è una previsione che potrebbe riguardare più l'inizio dell'anno, ok? Allora, partiamo da questo 8 di denari. Qui la sensazione è che ci sia un qualche tipo di cambio a livello di quotidianità. Tenete presente che avete due carte molto lente e poi una carta veloce a livello di tempistiche, di dinamiche, come se ci fosse una sorta di stand-by, pausa, di momento per voi anche, per poi far sì che cambi un qualche tipo di panorama. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere l'otto di denari. Allora abbiamo un fante di bastoni, e un 6 di spade. Allora, per molti potrebbe risuonare come il lasciare indietro un qualche tipo di quotidianità, per qualcuno essendo un 8 di denari potrebbe essere il lavoro, vi dirò.
Di solito 6 di spade fa riferimento alle credenze limitanti, fa riferimento a un certo tipo di ideologia che si è integrata e che ormai è obsoleta, è come da formattare, diciamo così. Andiamo a vedere l'appeso. Abbiamo il matto. E un 4 di pentacoli. La carta dell'appeso è vero che è una carta di fermo, è una carta di stand-by, è una carta di qualcuno che non può fare niente se non accettare un qualche tipo di situazione perché è appeso a testa in giù, negli arcani tradizionali ha anche le mani dietro la schiena legate. Datemi una carta per il 4. 10 di pentacoli. È come se aveste bisogno di ritrovare un po' di entusiasmo e di fiducia, magari in voi stessi, magari nella vita. Sento che potreste anche iniziare come un lavoro interiore a livello di, ok, le cose sono così, come vi dicevo prima, con l'appeso si possono solo accettare perché non c'è possibilità di interazione, di manovra, di azione in questa situazione. E da lì appunto le cose prendono un'altra piega perché è come se si vedessero le cose da un'altra prospettiva. Non vale più il è giusto o sbagliato, semplicemente una cosa esiste e ne prendo atto e da lì riparto. Perché riparto? Perché avete il matto. Come questa nuova spinta, questa nuova energia e poi in effetti abbiamo anche la stella che è una carta di obiettivi, è una carta di sogni anche. Abbiamo il 3 di pentacoli e il re di bastoni. Allora, secondo me qui molti potrebbero cambiare lavoro o potrebbero cambiare qualche cosa nella loro quotidianità. C'è come un nuovo inizio, c'è come la voglia di andare oltre, di creare progetti. Io credo che ce l'abbiate già un progetto in testa. Se non ce l'avete ancora, arriva con la stella. Cosa vi posso dire? Grazie a questo 6 di spade mi capita di nuovo questo 8 di spade. Io credo che qui ci sia qualcuno che pensi di non essere in grado di prendersi certe responsabilità, ma è dovuto al vostro modo di pensare, di vedere negativo. Adesso andiamo a vedere l'otto di spade. Abbiamo un 7 di bastoni e un 9 di coppe. Molti sono nella zona di comfort, ragazzi, se ve la devo dire tutta, eh. C'è la voglia, c'è questo matto, c'è questa spinta, questo impulso ad andare avanti, ma dall'altro lato è come se non si volesse lasciare la zona di comfort, la zona di sicurezza. Perché? Perché si pensa di, come dire, non essere abbastanza bravi per iniziare questo progetto o magari questo progetto non è abbastanza buono per investire in questo progetto, però io credo che molto faccia il vostro modo di vedere la situazione, il vostro modo di vedere le cose. In realtà, questo modo di pensare potrebbe arrivare dal fatto che non sapete bene come gestire questo nuovo inizio. Però devo anche dire che secondo me non vi rendete conto del potenziale vostro, del progetto o di quello che potrebbe entrare nella vostra vita o di quello che potrebbe essere questo sogno, lasciando indietro la quotidianità di cui vi parlavo prima. Andiamo a vedere il 4 di spade. 8 di bastoni e forza. Guardate, verso la fine della lettura c'è come un'accelerazione, devo dire. Se il problema era, cioè se il problema sarà che per esempio perdete il lavoro fisso,
Devo dire che alla fine della lettura qui le cose cambiano drasticamente con la ruota della fortuna, è come se vi facesse coraggio, è come se iniziasse ad analizzare i punti di carenza, i punti di debolezza e iniziasse a lavorare su questi e di conseguenza vi dico, molte persone con la carta della forza avranno questo coraggio di mandare il curriculum, magari, o di fare domande dove non hanno mai osato o dove fino a questo momento non pensavano mai di poter fare domanda, ok? Qui le cose cambiano drasticamente e in positivo con la ruota della fortuna. Abbiamo anche un 2 di pentacoli, vi dico, sto 10 di bastoni è ripetuto ed è il contrario tutte e due le volte. Penso che farete un po' fatica a gestire il tutto, ma vi dico, potreste trovare 2 lavori part-time o 2 lavori semplicemente, se appunto il vostro caso è quello di cambiare lavoro o non è che vedo necessariamente che vi licenzino, può anche essere una vostra scelta, anzi, direi che in molti casi potrebbe essere una vostra scelta perché non vi sentite liberi, perché non vi sentite riconosciuti, perché non vi sentite appagati lì dove siete. C'è come questa sorta di paura a lasciare la zona di comfort. Ma datemi un'altra carta per questo matto, perché io qui sento che è come se ci fosse bisogno di qualche cosa, come una direzione, una guida, il giudizio. Infatti è come se... Allora, un consiglio che vi posso dare con l'appeso. Può essere perché il matto mi parla molto di ingenuità, di qualcuno che magari non ha ancora un certo tipo di maturità o mentale o emotiva, forse più mentale in questo caso, perché abbiamo anche il giudizio al contrario e ho come la sensazione che non stiate vedendo la visione di insieme ed è per quello che vi arriva il matto. Lavorate sul vedere le cose da un'altra prospettiva, toglietevi questa sensazione negativa di modo di pensare, il critico interno, l'ego, ok? E semplicemente il 4 di spade è anche una carta di guarigione, è una carta che parla di un bisogno di isolamento per guarire sia da un punto di vista mentale ma anche spirituale. Ok? Sento che qui ragazzi potrebbe venirvi bene ehm, lavorare sulla vostra comunicazione interna e esterna. Cioè io come mi parlo, il mio critico interiore, quanto è duro, mi amo o mi sgrido e basta, mi giudico, cose per lo stile. Poi comunque terminiamo con la ruota della fortuna, andiamo a vedere la ruota della fortuna. Wow, re di pentacoli. Quante ne sono uscite? Re di pentacoli, la luna, 10 di spade, poi qui abbiamo imperatore, 2 di coppe, 5 di pentacoli. Non mi stanno tutte. Ok, devo dire che la parte economica secondo me è quella che si risolve se doveste avere questi problemi di lavoro come vi dicevo. Ehm... Se fosse un cambio di quotidianità, ragazzi, sento che si lascia indietro qualche cosa. Qui c'è un modo di pensare che crea sofferenza, una determinata situazione pregressa che vi sta ancora provocando sofferenza. C'è anche la carta della luna. Io sento che però qui è il momento di ritrovare il vostro potere personale e di ritrovare un accordo, un equilibrio tra voi e gli altri, tra le responsabilità che vi dovete prendere voi e quelle che si devono prendere gli altri, soprattutto sul lavoro. Diciamo che se siete senza partner, sistemando questa parte, secondo me potrebbe anche poi entrare un partner. Però è il vostro pensiero critico qui che vi mantiene su un determinato tipo di vibrazione e finché rimanete lì, finché non vi innalzate,
È come se questo partner non entrasse. Infatti la ruota della fortuna è alla fine del percorso delle carte, ok? Quindi dovete prima passare dall'appeso, quindi dalla comprensione, dal perdono. L'appeso è anche una carta che parla di perdono, sì, dall'accettazione, creare nuovi obiettivi, modificare il vostro modo di pensare in modo da riuscire ad uscire dalla zona. È un po' come sfidarvi, no? Sono sempre rimasti in questa zona di comfort, in questo lavoro, in questa abitudine, in questo stile di vita e vedo che non mi piace più, ho bisogno di qualche cosa di più, ma non riesco a vedere la visione di insieme, ho paura a fare dei passi in più perché non ho voglia magari di prendermi certe responsabilità, perché ho delle credenze limitanti che mi dicono che non sono in grado e quindi ho paura di fallire e di confermare queste credenze limitanti, quindi sto un po' lì fermo nella zona di comfort. Il 4 di spade può essere anche visto come un corso, ragazzi, un ritiro spirituale, un qualche tipo di lavoro interno che potreste fare e da lì vi dico 8 di bastoni e forza, è come se partisse questo impulso che vi spinge verso la ruota della fortuna, verso l'imperatore, verso il re di pentacoli e tutto questo ben di Dio che sta per arrivare o che potrebbe essere nella seconda parte dell'anno. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Ecco, guardate, questa carta parla di fare, creare, generare un'alchimia interna, interiore. Ok, allora, qui praticamente vi dice che questa alchimia, questa trasformazione si manifesta quando reagite alla paura con amore. Qui in effetti abbiamo anche la carta della luna che mi parla di paura, guardate, ve la metto qui vicino anche. Mm? Andiamo a vedere un altro oracolo. Maestro, carta numero 8. E anche qui, ragazzi, vi dice di imparare nuovi schemi di comportamento. Vi ricordo che la conoscenza, il sapere, espande la coscienza, perché più io so, più io posso vedere le cose da un'altra prospettiva, più io comprendo, più la mia comprensione, la mia coscienza si espande. C'è come un apprendimento sul cosa mi ha limitato fino ad adesso, cosa ho fatto, chi sono stato fino ad adesso e chi voglio diventare. Wow, lettura molto intensa, devo dire, cari amici della prima scelta. Spero che vi abbia aiutato, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail, io poi vi mando la lettera dove vi spiego come funziona, oppure potete abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, quindi si vedono. Se volete capire, insomma, i temi che vado via via trattando, potete entrare nelle playlist con le copertine lilla e dare un'occhiata. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone che hanno scelto il secondo mazzo, quello verde. Anche per voi andiamo a vedere le anticipazioni sul 2025. Vi ricordo che le letture sono comunque generali, sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla potete ascoltare l'altra lettura. Per contattarmi trovate la mail sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti del canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. E poi sempre nella descrizione io inserisco tutte le novità del momento, quindi date un'occhiata e poi per ogni informazione aggiuntiva mi contattate via mail. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili per voi, gruppo numero 2. Allora partiamo con un cavaliere di denari, un fante di coppe, 5 di spade, asso di spade
5 di coppe e 9 di spade. Momento interessante, direi. Partiamo da questo cavaliere di pentacoli. Denota una certa lentezza. Potrebbe anche essere una persona, ragazzi. Sì, potrebbe essere una persona. Andiamo a vedere anche il fante. Io qui ho come l'idea che ci sia un cambio di personaggio. Se avete una relazione che non è proprio stabile, potrebbe esserci un cambio di persona. Cavaliere di coppe e 6 di pentacoli per il fante di coppe. Voglio andare a vedere anche il 5 di spade. Regina di coppe imperatrice. Ok. Allora, ragazzi, potrebbe anche parlare di un certo tipo di concretezza, questo cavaliere di pentacoli, però come vi ho già detto all'inizio, l'energia più forte che mi arriva è come se ci fosse un cambio di testimone. Può essere una situazione lavorativa, effettivamente, può essere una situazione romantica, fortemente, potrebbe essere una situazione romantica. Vi dirò che con questo 6 di pentacoli ci potrebbe essere come un ritorno di fiamma anche, perché è una carta che parla di qualcuno che si conosce, può anche essere una relazione di lunga data, ma è sempre una carta che indica una relazione che fino a questo momento è stata platonica. Quindi è come se ci fosse magari una persona che potreste rivedere dal passato. Ehm, Sento che comunque, soprattutto all'inizio del 2025, la parte emotiva sarà un vulcano. Nel senso che con un fante di coppe e un cavaliere di coppe c'è come questa offerta, questa apertura, questa comunicazione, ehm, questo scambio, questo, come vi dico, è un buon momento per iniziare qualche relazione nuova. Fortemente potrebbe essere emotiva, relazionale, magari di coppia, però essendoci questo 6 di pentacoli, può anche essere qualche seme che avete messo nel passato a livello lavorativo. Arriviamo poi a questo 5 di spade. Allora, il 5 di spade è una carta di lotte egoiche, è una carta di difficoltà, è una carta anche di ego, parla di quei bisticci dove io ho ragione, no, tu hai torto e non si arriva mai a una conclusione. Ehm, il punto qual è? Che vi sento tanto nella parte emotiva, ok, nel cuore, e poco nella parte concreta. Ed è questo che vi manda un po' in confusione, secondo me, nella prima parte dell'anno perlomeno. Andiamo avanti, vediamo le altre carte. Vediamo l'asso di spade. Ragazzi, con la carta del mondo qualcuno potrebbe anche proprio decidere di trasferirsi, di cambiare casa. Allora, l'asso di spade è spiegato da un diavolo. È un cavaliere di spade. Ho come
un'intuizione dove siate voi nella prima parte del 2025 a mettere proprio dei paletti, ad andarvene da una situazione. Questa, ripeto, potrebbe essere o una nuova situazione che si presenta, quindi un cambio partner, oppure è una situazione che si ripresenta dal passato o come questa sensazione e avviene dopo questo spostamento o dopo questa chiusura a ciclo. Il mondo fa anche riferimento a un qualche cosa che ormai è completo e completato e dà il passo a qualche cosa di nuovo. Devo dire che tanta emozione può portarvi un po' fuori dalla ragione ed è per quello che c'è poi questo 5 di spade, ma fortunatamente arriva anche l'asso, che è proprio quello che taglia i pensieri che non servono più, taglia. Vedete bene che c'è anche il diavolo, c'è il 5 di spade, c'è il cavaliere di spade. Sento che potreste forzare un po' troppo la mano, avere la lingua un po' troppo tagliente, abusare del vostro potere. In questo caso sento queste tre carte come se fossero proprio l'ultimatum che darete o a voi stessi, del tipo basta, adesso è ora di far qualcosa, piuttosto che a un'altra persona. Fate attenzione se lo fate con gli altri perché poi arriva un 5 di coppe. Andiamo a vederlo. Diciamo che potrebbe anche essere un taglio a un qualche tipo di tossicità, eh? Allora, qui abbiamo 5 di bastoni, imperatore e 3 di pentacoli. È come se questo ultimatum vi facesse, o questo taglio, o questa verità, perché comunque l'asso di spade potrebbe anche essere una verità, una presa di consapevolezza da parte vostra che comunicate, piuttosto che una verità che viene detta, però sento di più la prima, che vi faccia, come dire, essere titubanti sul ma lo dico o non lo dico. Quali potrebbero essere poi le ripercussioni? Allora, qualche cosa sicuramente, con questo momentum di verità, di presa di consapevolezza, di apertura mentale, di, momento eureka, diciamo così, effettivamente qualche cosa potreste perderlo, ma diciamo che, casca quello che non serve. In realtà poi qui avete la carta dell'imperatore che mi fa ben sperare per un qualche o presa di posizione da parte vostra, piuttosto che una forza di carattere. Andiamo a vedere il 9 di spade. Appeso. Ragazzi, per qualcuno in questo momento di chiusura ci potrebbe essere effettivamente un avvicinarsi a un'altra persona e uno dei due potrebbe viverlo come un tradimento. Ora, vedendo le carte, parlando del cambio di guardia a cui facevo riferimento prima, potreste essere voi, cioè magari lasciate indietro una determinata situazione o relazione e qui è come se ricomparisse qualche cosa, effettivamente c'è della confusione a livello emotivo, perché sì, magari vi sentite vivi a livello di cuore, però quando è ora di concretizzare con questa persona non arriva mai. C'è come questo momento ultimatum, non so se a voi stessi o se comunque si tratta di elaborare questo senso di schiavitù, di costrizione che potreste vivere, magari ehm, proprio per questo 5 di spade, per il non capisco, non capisco, mi sento bloccato o bloccata, ok? E qui con l'asso di spade comunque si taglia un qualche cosa, finalmente ci si decide con determinazione qui. E sì, qualche cosa lo dovrete lasciare indietro. Ci potrebbe essere, come vi dicevo, questo, ok, ammetto che c'è stata un'altra persona, ok? Se per esempio questo fosse il primo partner, questo fosse il secondo partner e qui ci fosse come una chiacchiera con il primo partner, potrebbe essere, ok, ammetto che c'è stata un'altra persona, no?
Da lì si potrebbe sviluppare effettivamente questo 9 di spade, quindi la preoccupazione è perché questa cosa si verifichi di nuovo. Però vi dico un'altra cosa. Allora, il 9 di spade è una carta che indica il preoccuparsi di un qualche tipo di problema che non c'è più. Quindi preoccuparsi, occuparsi prima che venga il problema ed è un dispendio di energie inutili. Il 94% delle cose di cui ci preoccupiamo non succede. E poi abbiamo l'appeso che ci dice guardate le cose da un altro punto di vista e la temperanza, portate in equilibrio il cuore e la mente perché siete tanta empatia, tanto cuore, come se foste tanto aperti e ne va di mezzo un pochettino il modo, diciamo la vostra capacità di discernimento, la vostra capacità razionale, cioè in realtà siete un po' magari anche intrappolati dall'ego ed è come vi manca la sacerdotessa. Sento che potrebbe essere un po' o anche qui avete l'imperatrice al contrario effettivamente, questa visione ehm, poco concreta delle cose, diciamo. Ed è lì che secondo me nasce un po' di confusione in questa prima parte del 2025. Comunque, diciamo che potrebbe esserci un cambio di guardia, come vi ho detto, da un partner a un altro. Se per esempio fosse una situazione lavorativa, potrebbe essere un cambio di collaboratori, un cambio di anche di ritmo a livello lavorativo, cioè nel senso sento che all'inizio dell'anno si parte un po' come un diesel in via di riscaldamento e dopo si va con il turbo. Diciamo verso già secondo me fine inverno, inizio primavera. Da un punto di vista lavorativo potrebbero venire fuori delle discussioni, dei contratti che hanno clausole un po' scomode, potrebbe essere il caso di dover mettere dei paletti aggiuntivi, dover lasciare indietro certe unioni, perché per qualcuno sono proprio le unioni, le collaborazioni, magari sono anche i clienti, per riuscire di nuovo a dire chi siete, a determinare il valore della vostra azienda. No, io queste cose con la mia azienda non le voglio fare, questo tipo di clienti non li voglio perché creano solo problemi. È come un, ok, delimito di nuovi confini e poi comunque non vi preoccupate perché con l'appeso alla carta della temperanza eh, sento che riuscirete a individuare, diciamo, il tallone di Achille che avete avuto fino ad adesso. Bella lettura, cercate sempre di non farvi trasportare troppo dalle emozioni, dall'entusiasmo, quando ci sono delle nuove offerte. Qui abbiamo un 6 di Pentacoli, parla effettivamente di scambi commerciali e contratti, ma fate attenzione, leggete sempre tutto, anche le cose molto in piccolo, ok? E non abbiate fretta, perché la fretta è cattiva consigliera. Andiamo a vedere un oracolo. 2. Allora, vibrazione. La tua vibrazione è stata alzata a più alti livelli. Sei connesso con l'intelligenza cosmica. Bisogna solo staccarsi da questa mente. Cioè, non è che bisogna staccarsi dalla mente, il punto è che bisogna trovare un equilibrio tra la mente e il cuore, ok? Perché troppa mente limita il cuore, troppo cuore limita la mente. Bisogna trovare un giusto equilibrio. E poi abbiamo ascensione. La tua anima sta evolvendo ad alti livelli di coscienza. Sei pronto per questo. È come un ok, ho capito chi sono, ho capito cosa devo fare, cosa devo lasciare indietro. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Carta numero 10, che parla, il numero 10 è sempre una carta di chiusura cicli, ed è l'arcangelo Raziel e parla di saggezza, di ispirazione e di registri akashici. E anche qui fa vedere dei libri. È come se doveste, ehm, mi viene da dire anche ricercare collaboratori, partner,
maestri, clienti di più alta vibrazione, che vi possano ispirare, che siano in linea con voi, ma sento che sia un po' la tendenza perlomeno della prima parte del 2025. Poi potrebbe anche essere la tendenza lungo tutto l'arco dell'anno, ragazzi, però non mi piace fare letture troppo nel lungo periodo perché sono più improbabili. Bene, amici del gruppo 2, spero di esservi stati d'aiuto, di avervi dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro, oppure se preferite andare a vostro ritmo potete abbonarvi al canale. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!